So, good evening, students, and welcome to another episode of Power Up Your English. So, this evening I have a very special story for you. So, you remember this is story time. So, story time. Thank you very much for being in touch. I loved your stories and you have done a really good job. Quindi grazie a tutti per avermi mandato le vostre storie delle quali abbiamo scritto il riassunto insieme, the summary. You've been great, siete stati bravissimi, you've done lots of stories. Quindi abbiamo quasi finito con il primo giro e vorrei cominciare il secondo, ma in una maniera un po' diversa. So I call this story time reloaded. So let's have a look. In un momento in cui siamo chiusi in casa e non possiamo fare molto altro, I would like to remind you that you can read, che potete leggere, and a book is freedom. Freedom to what? Once you learn to read, you will be forever free. Una volta che avete imparato a leggere, sarete per sempre liberi. Quindi liberi perché? Io vi voglio far pensare a una storia, a story which you really liked, che vi è sempre piaciuta, that is in your blood, che la sentite dentro proprio, una storia che vi è sempre piaciuta e che vi faceva sentire liberi, was making you feel free when you were children. Quando eravate magari dei bambini e non avevate tutta la libertà che avete ora, you didn't have all the freedom you have now. So, I would like you to get really into this story idea. Entrate proprio nell'idea della storia, del leggere. Perché cosa ci fa leggere? Cosa ci fa leggere una storia? Ci fa entrare in un mondo fantastico in cui noi abbiamo una specie di love story non nel senso di storia d'amore, ma a love story with ourselves, una love story con noi stessi, perché attraverso i personaggi dei libri, through the protagonist, through the characters, voi potete diventare altre persone, potete innamorarvi, potete arrabbiarvi, perché voi entrate in empatia con i personaggi, sentite quello che loro sentono, ok? So I don't know if you remember, so it's like a magic mirror gate. Cosa vuol dire magic mirror gate? Magic mirror è lo specchio magico, ma gate che cos'è? È il cancello. C'è un cancello che vi fa attraversare tra la fantasia e la realtà. Non so se vi ricordate, questa è la never ending story. And here is where your adventure begins. The Never Ending Story was a movie, a film, è stato un film. E questo film parlava di un bambino che leggeva, trovava questo libro, aveva dei problemi nella sua vita, era un bambino, si rinchiude nell'attic, nella soffitta della scuola un giorno, quindi decide di non andare in classe, ma di rinchiudersi nella soffitta della scuola e leggere questo libro. E lui, mentre legge questo libro, entra proprio dentro l'avventura che è la never ending story, quindi la storia che non finisce mai. Tradotta in italiano, la storia infinita. So let's watch this clip from the never ending story of the magic mirror gate. Okay, so this is the magic mirror gate that I want you to get into. Io voglio che anche voi entrate in questo magic mirror gate della vostra fantasia e dell'entrare proprio dentro il vostro libro. Quindi pensateci bene al libro che volete scegliere. Quindi come funziona? Number one, instruction, read carefully, leggete attentamente le istruzioni.
Then, number 2, about you. Dovete voi scrivere, vi ho fatto un task, il libro e l'autore vicino al vostro nome, quindi ancora una volta sceglierete un libro, ma questa volta sarà la vostra love story, il libro che amate di più, la storia che amate di più. And then, as always, you need to make a summary. Dovete fare un riassunto. Quindi, let's have a quick look at the instructions. So, read carefully, please. Leggere attentamente. So, think of a book or a story you love. Quindi pensate a una storia o a un libro che amate proprio. Write a summary in your own language using simple sentences. Ora, se ancora con l'inglese facciamo fatica e writing in English is still a little bit difficult, you can use your own language. Potete usare la vostra lingua come tramite per l'inglese. Quindi come farete? Scriverete simple sentences, frasi semplici. Chiaramente nella vostra lingua voi siete molto più avanzati, quindi dovrete scrivere frasi semplici come tornate indietro a quando il vostro italiano o la vostra lingua madre non era ancora così buona, quindi frasi molto semplici. Ora, una volta che abbiamo fatto queste frasi, possiamo translate the sentences into English using DeepL. Vi ricordate DeepL? Quindi questo traduttore è, voi scrivete simple sentences, so questa storia, we try with Italian, so we say questa storia parla di, ok, now we have Spanish, potete tradurre in tutte le lingue, let's have a look at English, this story is about, ok? Se poi cliccate sulle parole, choose a word, vi dà anche altre parole, magari voi vi siete accorti che quella parola, voi la sapete in inglese, ve l'ha tradotta in maniera diversa da quello che intendevate. Beh, state attenti, se cliccate sulla parola avete anche altre opzioni, ok? Quindi story può essere tale, quindi se voi intendevate qualcos'altro controllate sempre anche le opzioni. Very good. Then, check the results for errors, quindi vi ho fatto vedere come controllare gli errori e controllateli anche voi, sapete che i traduttori non sono perfetti. E poi cosa dobbiamo fare? Abbiamo un sacco di piccole frasi sconnesse, dobbiamo usare i connectors, ve li ricordate? To link the sentences, quindi se noi vogliamo dire il bambino era malato, così è successa quest'altra cosa. Questo è un causa-effetto, quindi possiamo usare so, per esempio. Poi avete because, che vuol dire perché. Quindi qui dovete usare uno di questi connectors per legare insieme queste simple sentences. Very good. Now, instructions. Wait for your turn. Mentre aspettate il vostro turno, cioè che io vi chiami, ovviamente quando leggerete il vostro riassunto deve essere letto in inglese. Sappiamo benissimo che l'inglese non si scrive come si pronuncia, ok? Quindi cosa possiamo fare a questo punto? Abbiamo trovato tutte queste parole, for example, this story is about. Non sappiamo come si dice la parola about, perché magari questa chiaramente la sapete ma non l'abbiamo mai vista. Copiamo e incolliamo la parola, andiamo in un audio dictionary, for example, and we can paste this word. And then it's gonna search it, and here you can hear the pronunciation, e qui potete sentire la pronuncia. About. In English, British English, and About. American English. Very good. Quindi mi raccomando, fate tutti questi step. Now, about us. Io vi ho lanciato un task e quindi ora sta a voi. Please write the title and author of your book next to your name. So, avrete delle slide con il vostro nome. Ok, here there's mine, Elena. Se volete potete anche upload a small picture of your book. Maybe that could be nice. E io ho scelto per esempio The Hounds of the Morrigan by Pat O'Shea, which was a book I loved growing up, che è un libro che ho amato quando stavo crescendo, che mi ha fatto proprio innamorare anche della lettura.
So it was called The Hounds of the Morrigan, e al tempo lo lessi in italiano ed era tradotto La pietra del vecchio pescatore, and it really made me dream, e mi fece veramente sognare. Quindi ora aspetto una vostra storia che vi faccia sognare, vi lancerò il vostro task with your names, book and authors, so please choose a story you love. Quindi scegliete veramente una storia che avete amato e che amate, ok? And wait, do a summary, write your summary, fate i vostri summaries, perché sarete nel hot seat, quindi nella sedia calda quando vi interrogherò, ok? Quindi il vostro riassunto sarà così su 2 pagine. Quindi questo è l'inizio del mio riassunto. 10-year-old Pidge, the protagonist, buys a book entitled A Book of Patrick's Writing, and discovers that the book he bought is actually a prison for the evil serpent Walk Glass. The Morrigan wants the book so that she can absorb the evil of Walk Glass and take over the world. Quindi era una storia di streghe, c'era questo bambino di nome Pidge con la sorellina Bridget, and it was a story I loved. Quindi voi mi leggerete il vostro riassunto, io lo scriverò allo stesso tempo. So remember to watch my videos and subscribe because you have new video lessons every week. Avete nuove video lezioni tutte le settimane. Ho visto che vi siete persi alcuni task, so please subscribe to my channel in order to keep up to date with your homework, per rimanere al passo con i vostri homework. So I hope I inspired you today. Spero che vi siate ispirati. Please choose your book. Let me know as soon as possible, and I'm going to start another round. Thank you very much for your time, and as always, I hope to see you soon. Bye bye.